Allora ragazzi, continuiamo con la storia degli Stati Uniti d'America e della sua Costituzione definitiva, quella approvata nel 1788. Spero di essere stato chiaro la scorsa volta, perché quando mi tocca fare l'esempio per spiegare perché un presidente americano non è eletto direttamente dal popolo ma dai grandi elettori, e che anzi possa avere più grandi elettori anche avendo meno voti complessivi in tutto il paese, quando mi tocca fare quell'esempio per me è sempre un po' difficile. Spero comunque che si sia capito. Gli stati del sud volevano che entrassero nel computo elettorale anche gli schiavi. Come gli schiavi non votano, cioè non è che gli stati del sud vogliono far votare i loro schiavi, non sia mai. Vogliono che però gli schiavi entrino nel computo elettorale. Questo viene consentito a quelli del sud ed è un trucco con cui il sud avrà più voti fondamentalmente dei votanti. Anche questo è piuttosto strano. Cerchiamo di spiegarlo. È come se i padroni bianchi prendessero i voti anche dei loro schiavi che però non votano, però costituiscono con il loro numero il numero dei rappresentanti da eleggere, cioè è come se i padroni bianchi votassero al posto dei loro schiavi. Non è proprio così, cioè fu determinato che ogni schiavo vale 3/5 di una persona libera. Lo so che sembra strano, è proprio atroce questo. Ovviamente queste cose che vi sto dicendo sono state abolite dalla Costituzione americana anche perché è stata abolita la schiavitù. Cioè gli schiavi, pur non votando, devono entrare nel computo elettorale, devono entrare nel numero dei cittadini che in proporzione stabiliscono quanti sono gli eletti, d'accordo? E quindi ogni schiavo, pur non votando, corrisponde a 3/5 di un uomo libero. Cerco di fare un esempio perché capisco che è una cosa piuttosto complicata. Ammettiamo che ci sia uno Stato che ha 6 milioni di abitanti, uno Stato X. Ovviamente questo che dico vale solo per la Camera dei rappresentanti, non per il Senato, perché abbiamo visto che nel Senato, qualunque sia il numero di votanti, qualunque sia la popolazione, si eleggono sempre 2 senatori per ogni Stato, indipendentemente dalla popolazione. Però nella Camera dei rappresentanti, che succedeva quando la Costituzione americana fu approvata? Proviamo l'esempio di uno Stato X in cui ci sono 8 milioni di cittadini, 3 milioni sono uomini liberi e votano. In teoria un uomo libero anche nel sud poteva essere anche un nero, ok? Quindi lasciamo perdere bianchi e neri. 3 milioni sono uomini liberi, 5 milioni sono schiavi e non votano. Dovrebbero eleggere soltanto 3 rappresentanti, perché chi vota sono 3 milioni. Un rappresentante per ogni milione, 3 milioni votano 3 rappresentanti. Ma no, perché gli schiavi, abbiamo visto, pur non votando, entrano nella massa elettorale, pur essendo cittadini passivi. D'accordo? E quindi il loro numero serve per far aumentare il numero dei rappresentanti eletti. Abbiamo visto che uno schiavo vale i 3/5 di un uomo libero, quindi che significa che 5 milioni di schiavi corrispondono a 3 milioni di uomini liberi, d'accordo? Anche se non votano, 5 milioni di schiavi, siccome uno schiavo vale 3/5 di un uomo libero, 5 milioni di schiavi aggiungono una popolazione di 3 milioni, anche se questa popolazione di 3 milioni non vota. Gli uomini liberi che votano anche, capite, al posto in qualche modo di questi 3 milioni che fanno aumentare il numero di rappresentanti a 3. Quindi quello Stato di 8 milioni di votanti non deve eleggere solo 3 persone alla Camera dei rappresentanti, ne deve eleggere 6. 3 in ragione dei 3 milioni di uomini liberi e 3 in ragione dei 5 milioni di schiavi che corrispondono a 3 milioni di uomini liberi. Capite? Gli schiavi non votano, però costituiscono una popolazione passiva che è presa in considerazione nella ripartizione proporzionale degli eletti. Capite? Questo è un trucco con cui gli stati del sud riusciranno per molto tempo a vincere le elezioni e comunque ad avere molti più voti di quelli che sono i votanti. D'accordo?
Sono 3 milioni di uomini liberi che votano, però non eleggono 3 rappresentanti come dovrebbe essere, ma ne eleggono 6 perché ci sono anche 5 milioni di schiavi che non votano, che però corrispondono a 3 milioni di popolazione passiva che fa altri 3 rappresentanti. Non so se mi sono spiegato. Gli schiavi non votano, però aumentano il numero di votanti virtuali e quindi aumenta il numero di rappresentanti che uno Stato schiavista ottiene È una cosa veramente assurda, però nella Costituzione all'inizio, ora ovviamente non c'è, gli Stati del Sud ottennero questo privilegio. Abbiamo visto che la Costituzione è fatta di pochi articoli, che parla quasi esclusivamente del Presidente, del Vicepresidente, del Congresso, dei loro poteri, del meccanismo elettorale, di come vengono eletti e così via. Però sui diritti dei cittadini viene detto molto poco. Questo non piacque agli antifederalisti, ricordate Jefferson e gli altri antifederalisti che non volevano uno Stato forte perché leggevano Montesquieu, leggevano Rousseau e temevano che uno Stato forte in un territorio così vasto, senza neanche un re, avrebbe prodotto il dispotismo. E quindi Jefferson, ok, stava a Parigi, non poté far sentire le sue idee contro la Costituzione, però nel momento in cui torna, subito dopo lo scoppio della rivoluzione francese in America, Jefferson e altri federalisti impongono un'aggiunta alla Costituzione. Attenzione, la Costituzione entra in vigore nel 1788, nel 1890, cioè 2 anni dopo, per volere di Jefferson e altri antifederalisti che temono che la Costituzione possa dare troppi poteri dispotici allo Stato, fanno approvare nel 1890 la Dichiarazione dei diritti, che è più nota come gli emendamenti, i 10 emendamenti alla Costituzione americana. Attenzione, 10 emendamenti, anche se approvati 2 anni dopo, devono essere considerati parte integrante della Costituzione. Complessivamente si chiama Dichiarazione dei diritti. Ora gli emendamenti sono molti di più perché in seguito ne sono stati approvati molti altri, tra cui quelli importantissimi, lo vedremo nelle lezioni, in un ciclo di lezioni successive, quelli che aboliranno la schiavitù negli Stati Uniti. Però i primi, quelli che sono proprio più importanti, quelli che gli americani, attenzione, considerano sacri, sono i primi 10 emendamenti di Jefferson e altri nel 1890. Attenzione, per gli americani la loro libertà proprio risiede negli emendamenti. Gli emendamenti sono qualcosa di sacro, tant'è vero che gli emendamenti non possono in nessun modo essere aboliti, in nessun modo. Sono eterni nel momento in cui se ne approva uno. È vero che in realtà poi nel caso del proibizionismo all'inizio degli anni 30 fu varato un emendamento che annullava il contenuto dell'emendamento precedente, cioè quello di divieto di bere alcol, e quindi è una cosa un po' discutibile quello che è stato fatto, però insomma 10 emendamenti. Perché i 10 emendamenti di che parlano? Non dei poteri che ha lo Stato, ma dei poteri che non ha lo Stato. Jefferson temeva che lo Stato fosse forte e diceva, forse giustamente, che nella Costituzione i diritti dell'individuo, del singolo individuo nei confronti dello Stato non erano precisati, non erano chiari e quindi potevano essere facilmente schiacciati. Quindi 10 emendamenti parlano di tutto ciò che lo Stato non può fare e anzi dei diritti dei cittadini, dei diritti dei singoli cittadini, d'accordo? Quindi sono 10 emendamenti che dicono ciò che il cittadino può fare e che lo Stato non può impedirgli di fare. Sono emendamenti che stabiliscono i diritti civili, d'accordo? Quindi questo è fondamentale. Il primo emendamento è importantissimo perché stabilisce le libertà fondamentali, le libertà di opinione, di espressione, di stampa, di culto, d'accordo? Le libertà fondamentali già scritte in parte nella dichiarazione di indipendenza, ma la dichiarazione di indipendenza non è una Costituzione, quindi Jefferson ci tiene a metterli in questi emendamenti. Molto importante è come viene affermata la tolleranza religiosa, la libertà religiosa, cioè la libertà di culto, uno dei motivi che ha spinto
i coloni americani a rendersi indipendenti dalla madrepatria inglese. La libertà di culto non viene stabilita, attenzione, in maniera tecnicamente, grammaticalmente positiva, nel senso c'è scritto come se ci fosse scritto, non c'è scritto, tutti hanno diritto a praticare la propria religione e così via. La formula è diversa all'interno del primo emendamento. C'è scritto, attenzione, il Congresso, cioè il Parlamento, non emanerà mai leggi in materia di religione, d'accordo? Questo fonda in maniera mirabile la totale separazione tra Stato e Chiesa. Gli Stati Uniti sono il primo Stato laico, che nascono come Stato laico, senza dare nessun privilegio alla religione, e ancora adesso è così. Le Chiese non hanno alcun privilegio da parte dello Stato, non sono finanziate dallo Stato. Non c'è una confessione privilegiata rispetto alle altre. Tu puoi fondare anche la Chiesa di Satana, d'accordo? Se non fai male a nessuno, quella è una religione, anzi, se tu costituisci una religione sei sicuro che puoi davvero essere tranquillo, non ti toccheranno, d'accordo? Quindi la formula dice: il Congresso, cioè il Parlamento, non emanerà, non approverà mai leggi in materia di religione. Questo significa che lo Stato e la Chiesa, lo Stato e la religione sono totalmente indipendenti e separati l'uno dall'altro. Non perché sia scritto qualcosa, capite, di grammaticalmente, tecnicamente positivo, ma al contrario, perché c'è una dichiarazione, una frase tecnicamente e grammaticalmente negativa. Lo Stato, il Congresso, il Parlamento, il governo non si occupa della religione. Non si occupa di favorire la libertà religiosa, non si occupa di schiacciarla, semplicemente non se ne occupa. Cioè lo Stato, il governo, il Parlamento non può fare nessuna legge in materia di religione, nessuna. Voi direte: ma così le religioni possono fare tutto, io potrei fondare una religione che dice di torturare o sacrificare bambini o cose del... No, in quel caso ci sono dei reati, ci sono delle leggi, e quindi tu all'interno della tua religione vieni comunque perseguito, ma non per, attenzione, per i principi della tua religione, ma perché stai seviziando, uccidendo dei bambini, che non è consentito, d'accordo, da tutta una serie di altre leggi o principi costituzionali. È chiaro, cioè le religioni sono libere nel senso che il Parlamento, lo Stato e il governo non si interessa di loro. Si devono auto-organizzare da sole, autofinanziare da sole, gestirsi, fare quello che vogliono da sole, purché ovviamente non commettano dei reati, sono assolutamente libere, lo Stato non se ne interessa, il governo non approva leggi in materia di religione. Questo è il mirabile principio del primo emendamento, con cui si stabilisce la netta separazione tra Stato e Chiesa. È il primo Stato che nasce come Stato laico, d'accordo? In cui lo Stato, il governo e il Parlamento non si occupano minimamente di religioni, di chiese e così via. Molto importante di questi 10 emendamenti è anche il secondo emendamento, che ancora fa discutere. Per mantenere la libertà è necessaria la costituzione di milizie, di ben ordinate milizie. Per mantenere la libertà è necessaria la costituzione di ben ordinate milizie. Si tratta di milizie volontarie costituite dai cittadini, e quindi ogni cittadino americano ha il diritto di possedere armi. Attenzione, voi sapete che ci sono state polemiche perché ogni tanto qualche matto, qualche ragazzino acquista armi troppo facilmente. In America si acquistano dovunque, nei supermercati, anche armi automatiche, armi da guerra, armi d'assalto, armi terribili che possono ammazzare decine di persone in pochi minuti. I proiettili sono in vendita dappertutto, anche su internet. Cioè, ogni tanto, lo sapete, qualcuno entra in una scuola e ammazza, no? Oppure un pazzo spara sulla folla, ammazza. Ci sono questi omicidi di massa, e quindi molti dicono bisogna limitare il possesso delle armi, la possibilità di acquistare e di adoperare armi. È una parola, non è facile, perché il diritto di possedere armi a qualunque cittadino americano viene direttamente dal secondo emendamento. Il secondo emendamento, come tutti gli emendamenti, non si possono abolire, non solo, ma per gli americani gli emendamenti sono sacri. Per gli americani, sopra gli emendamenti si erge la loro libertà individuale.
Tant'è vero che pensate, molti americani hanno molte armi in casa, in particolare fucili, anche se non le usano mai. Non le usano mai o non pensano di usarle, non si esercitano. È quasi una cosa automatica nella tradizione americana. Sei un cittadino libero soltanto se eserciti l'autodifesa armata. Se hai delle armi in casa, eventualmente le usi. Molti hanno armi in casa anche se le lasciano chiuse in uno stanzino, non le usano mai, non si esercitano mai, perché avere armi in casa già significa essere un cittadino libero. Lo so, voi direte queste sono cose vecchie, perché c'è una giustificazione, è chiaro. A differenza degli stati europei, gli Stati Uniti d'America si sono costituiti conquistando territori in continue guerre contro gli indiani pellirosse, guerre che sono finite solo alla fine dell'Ottocento, e quindi è normale che per difendersi dagli attacchi dei pellirosse i vari villaggi americani dovessero costituirsi in milizie di privati cittadini, ognuno con le proprie armi. Tuttavia il principio è ancora molto forte, l'idea che la libertà americana passi attraverso l'autodifesa armata del singolo cittadino è molto forte negli Stati Uniti d'America. Per molti perdere il diritto all'autodifesa armata significa proprio abdicare in qualche modo alla propria libertà, d'accordo? Limitare, quindi voi direte, ma almeno non facciamole acquistare queste armi ai minorenni, oppure quelli che hanno patologie psichiche, facciamo acquistare delle vere armi da difesa, non dei fucili mitragliatori o delle armi da guerra o delle armi d'assalto, perché quelle, cioè, non servono all'autodifesa, servono ad ammazzare. Quindi qualche qualche limitazione alcuni degli stati americani l'hanno fatta, ma insomma davvero impedire ai cittadini americani di possedere facilmente delle armi è molto difficile, perché va contro il secondo emendamento e anche la psicologia che deriva nella tradizione da questo secondo emendamento. E molti giocano sul fatto che si possano limitare le armi, perché c'è un termine generico armi, può significare qualunque cosa, anche armi chimiche o armi nucleari. Ora, anche chi è totalmente a favore dell'autodifesa armata, del facile accesso degli americani alle armi, certo non è d'accordo che un cittadino possa garantire la propria libertà grazie all'acquisto di un'arma nucleare, di un'arma chimica o di una bomba nucleare o cose del genere. Però teoricamente lì c'è scritto armi nel senso proprio generico della parola, e quindi molti giocano su questo per cercare di avere leggi restrittive che limitino il possesso e l'acquisto di armi. Non c'è scritto quali sono le armi, quindi noi ci vuole una regolamentazione, facciamo acquistare solo alcune armi, magari pistole con solo 6 colpi, non mitragliatrici d'assalto che sparano 200 colpi al minuto. Comunque, insomma, non è facile privare i cittadini americani del possesso, dell'acquisto facile delle armi, perché loro lo sentono come proprio una garanzia costituzionale all'interno del secondo emendamento. Poi ci sono tanti altri emendamenti che riguardano la giustizia, il giusto processo, i diritti dell'imputato e così via, quello che in Inghilterra si chiama ovviamente l'habeas corpus. Poi sul 10° emendamento c'è una polemica che, se mi riesce, cercherò di esprimere in seguito. Andiamo avanti quindi nella storia degli Stati Uniti. Nel 1789 viene eletto presidente George Washington, l'ex leader, l'ex generale a capo dell'esercito di liberazione. George Washington risulta eletto, quindi la Costituzione viene applicata, viene eletto il primo presidente, George Washington. Ok? George Washington viene eletto non nel 1788 come dovrebbe essere in base a quello che vi ho spiegato. Nell'89 viene eletto con qualche mese di ritardo, perché vi rendete conto, la Costituzione è stata entrata in vigore nell'88, c'è voluto un tempo tecnico per poterla applicare. Comunque Washington viene eletto nell'89, l'elezione sarebbe dovuta avvenire nell'88, è un'unica eccezione, d'accordo? Washington viene rieletto, sapete che i presidenti americani possono essere rieletti anche nel 1792, quindi dal 1792 al 1796,
attenzione, George Washington per 8 anni, presidente degli Stati Uniti, George Washington, primo presidente degli Stati Uniti. Molti dicono, non è proprio così, perché c'è stato un presidente provvisorio eletto dal Congresso prima dell'applicazione della Costituzione. È vero, c'è un signor nessuno che nessuno conosce che è stato il vero primo presidente degli Stati Uniti prima di Washington. Vabbè, noi diciamo che Washington è il primo presidente degli Stati Uniti nel senso che è il primo che è stato eletto applicando la Costituzione, cioè eletto dai cittadini con i grandi elettori, cioè con il sistema che vi ho detto. Quindi va al potere fino al 1796. Facciamo attenzione, George Washington fa parte del Partito Federalista, cioè il partito nettamente più grande di tutti gli altri è il Partito Federalista, che vinceva con grandissimo margine, con grandissima maggioranza le elezioni, perché all'interno del Partito Federalista c'erano tutti gli uomini, tutti i padri fondatori degli Stati Uniti d'America, sia quelli del sud, abbiamo visto personaggi come Washington o Jefferson o Madison, o quelli del nord, personaggi come Franklin, oppure, attenzione, Hamilton, oppure Adams, oppure altri. Abbiamo visto che gli interessi degli stati del centro-sud degli Stati Uniti sono diversi da quelli degli stati del nord. Adesso approfondiremo la questione. Tuttavia all'inizio c'è un compromesso, i politici del sud e i politici del nord stanno nello stesso partito, il Partito Federalista. Il compromesso si rivelerà debole, il partito si spezzerà tra nordisti e sudisti, vediamo perché. Washington è una persona del sud, però abbiamo visto che ha prevalso l'idea che la Costituzione debba formare uno Stato forte, uno Stato centrale, che era quello che volevano quelli del nord. Washington infatti nomina, attenzione, in entrambe le sue presidenze, i suoi 2 mandati, ministro dell'economia, in realtà ufficialmente si chiama ministro del tesoro, il newyorkese, l'uomo del nord, Hamilton, un affarista, banchiere newyorkese, chiaramente espressione degli interessi della classe commerciale e imprenditoriale, capitalistica del nord, non certo del sud, dei gentleman rurali, no, ricordate, dei piantatori di tabacco, eccetera, come era del sud Washington. Hamilton, come ministro del tesoro, fate attenzione, fa una politica provocatoriamente e sfacciatamente favorevole al nord e favorevole anche a dare più poteri possibili al governo centrale, che è la stessa cosa, perché l'interesse del nord, come vedremo, era quello dei stati del nord, era quello di dare più potere possibile allo Stato centrale. Prima di tutto Hamilton cosa fa come ministro dell'economia, del tesoro? C'è un debito pubblico molto forte, il debito pubblico è stato fatto per finanziare la guerra, cioè molti cittadini americani hanno acquistato, capite, dei buoni del tesoro, d'accordo? Occupiamoci prima però del debito pubblico. È stato, per finanziare la guerra, è stato creato molto debito pubblico, spesso vendendo dei buoni del tesoro, cioè dei titoli, d'accordo, a privati che hanno finanziato il debito pubblico. Ora, chi deve pagare il debito pubblico? Ci sono 2 tesi. Il debito pubblico devono pagarlo tutti, cioè lo Stato centrale, ok? Quindi tutti gli stati in proporzione alla popolazione. Però il debito pubblico, attenzione, era stato costituito quando non c'erano ancora gli Stati Uniti, quindi attenzione, ognuna delle 13 colonie che poi si era trasformata nei 13 stati degli Stati Uniti aveva il suo debito pubblico. Cosa succede? Che il debito pubblico più forte era quello degli stati del nord. Il sud avevano creato un meno debito pubblico, gli stati del sud, non solo, ma molti degli stati del sud avevano già pagato il proprio debito. Quindi, quali sono le 2 opzioni? Far pagare il debito Stato per Stato. In questo caso il debito lo pagano soprattutto gli stati del nord, perché il loro debito è più grande, loro sono più indebitati, molti stati del sud l'hanno già pagato il proprio. Oppure far pagare il debito a tutti gli Stati Uniti, cioè a tutti i cittadini
E voi direte, ma questo è ingiusto, perché così i cittadini del sud che non hanno il debito pubblico, l'hanno già pagato, non l'hanno fatto così alto come gli stati del nord, pagherebbero due volte. E invece Hamilton fa proprio questo, capite? Scarica il debito pubblico anche sugli stati del sud, che con le loro tasse devono pagare anche il debito pubblico degli stati del nord, che è molto molto più ingente di quello del sud. Cioè fece gli uomini del sud come Jefferson, il suo amico Madison, iniziano a non gradire questa politica. Hamilton dà l'impressione di drenare proprio risorse dalle tasse degli stati del sud verso gli stati del nord, dove il governo centrale utilizza queste tasse per fare un'economia industriale che al sud non interessa. Poi c'erano i titoli di Stato, molti avevano appunto finanziato la guerra americana, creato questo debito acquistando dei titoli di Stato, hanno pagato, capite, per acquistare dei titoli di Stato. Succede che i titoli di Stato avevano poi perso valore. Ammettiamo che un titolo di Stato all'inizio valeva 80, c'era scritto sul titolo, sulla carta moneta, un pezzo di carta, vale 80. Poi però, attenzione, il valore è molto diminuito perché i titoli erano stati scambiati da speculatori che avevano venduto o comprato a ribasso, quindi sul titolo c'è scritto 80 ed è il suo valore nominale. Però il titolo di Stato ha un valore reale, un valore di mercato, poniamo di 50, perché viene scambiato a 50, nessuno lo acquista più a più di 50, però sul titolo c'è scritto 80. Ah, questi che hanno comprato i titoli di Stato devono essere pagati con 80 oppure devono essere pagati con 50. 50 è il valore reale, 80 però è il valore nominale, d'accordo? Che cosa fa Hamilton? Dice che tutti devono essere pagati fino all'ultima lira, quindi bisogna pagare al valore nominale, 80. Ma questo significa favorire gli speculatori, perché gli speculatori l'hanno venduto, capite, l'hanno comprato a 50, sperando che avvenisse proprio quello che che sarebbe avvenuto proprio quello che Jefferson fa. Noi acquistiamo a 50 un titolo di Stato, ci guadagniamo, perché quello vale 80 e quindi lo Stato ce lo ripagherà ad 80, capite? Quindi pagando i titoli, dando tutti i soldi fino all'ultimo centesimo, pagando i titoli di Stato al valore nominale, per esempio 80 invece di 50, ovviamente Hamilton dà la sgradevole impressione di favorire gli speculatori che in questo modo ci guadagnano. Indovinate dove erano situati questi speculatori? Avete indovinato, quasi tutti erano degli stati del nord. Quindi questo è un altro sistema, oltre al pagamento del debito pubblico a livello federale che abbiamo detto prima, questo è un altro sistema per spostare le risorse, le tasse del sud verso gli speculatori del nord che quindi ottengono un forte guadagno. Quindi proprio si tratta di una politica fiscale che sposta soldi dal sud al nord per gli interessi del nord, gli interessi industriali, mentre il sud non voleva industrie, voleva continuare con la piantagione, capite? Quindi Hamilton scontenta gli esponenti del Partito Federalista del Sud, il suo presidente Washington, pur essendo del Sud, lo lascia fare, d'accordo? Hamilton poi istituisce delle istituzioni centralistiche che danno più potere allo Stato centrale, che non esistono nella Costituzione, di cui la Costituzione non fa parola. Per esempio la Banca Centrale Federale, che abbiamo visto ancora adesso, viene chiamata Fed. La Banca Centrale Federale, la Costituzione non dice affatto che esiste una banca centrale. Ovviamente Hamilton vuole rafforzare lo Stato, rafforzare i poteri dello Stato centrale, avere una politica, ovviamente una politica economica unica, per favorire gli interessi del nord, cioè dell'industrializzazione. Per fare questo lui interpreta in maniera erronea, diciamo così, in maniera capziosa il decimo emendamento, vi ho detto prima. Cosa dice il decimo emendamento? Il decimo emendamento dice in maniera apparentemente chiara, cioè questa era la volontà di Jefferson e di chi ha fatto approvare gli emendamenti, il decimo emendamento dice tutti i poteri, attenzione, tutti i poteri che nella Costituzione non sono attribuiti allo Stato centrale e non sono espressamente vietati ai singoli Stati, appartengono ai singoli Stati.
tutti i poteri che non sono espressamente assegnati allo Stato centrale e che non sono espressamente vietati ai singoli Stati appartengono ai singoli Stati. Secondo questa lettura del 10° emendamento, e questa era l'intenzione di Jefferson e gli altri che lo scrissero, la banca centrale federale non si poteva fare perché era un potere che quello di controllare l'economia con una banca centrale, le monete, eccetera, che non spettava allo Stato centrale perché nella Costituzione non si parla di una banca centrale. Quindi doveva andare questo potere economico ai singoli Stati. Invece che cosa fa Hamilton? Interpreta in maniera surrettizia il 10° emendamento. Perché? Perché il 10° emendamento non è scritto tanto bene, è scritto in maniera contorta, quindi si presta a essere interpretato in maniera opposta, capite? E in maniera capziosa Hamilton e i nordisti interpretano il 10° emendamento al contrario. Il 10° emendamento direbbe, se guardate bene la grammatica, dove c'è il non, dove c'è la virgola, che tutto ciò che non è attribuito ai singoli stati è attribuito allo Stato centrale, cioè esattamente il contrario. È la famosa teoria dei poteri impliciti di Hamilton. Quando un potere non è attribuito a nessuno, né allo Stato centrale né agli stati, singoli stati, è implicito che questo potere appartenga allo Stato centrale. Il 10° emendamento era stato scritto per significare l'inverso, ma con una strana interpretazione grammaticale Hamilton si inventa che significhi invece il contrario per cui era stato scritto, capite? E quindi fa delle cose non previste nella Costituzione come la banca centrale per controllare l'economia dal centro, d'accordo? Per fare una politica monetaria unica viene vietata ad ogni Stato di creare una propria moneta, una propria carta moneta, e lo Stato centrale in realtà diventa sempre più forte, gestisce tutta l'economia e questo favorisce il Nord perché Hamilton fa un'altra cosa. Hamilton instaura il protezionismo, ma come? Abbiamo detto che gli americani si sono ribellati agli inglesi proprio perché non volevano il protezionismo, ricordate il protezionismo mercantilistico. Incredibilmente il nuovo Stato, gli Stati Uniti d'America, reintroducono il protezionismo. In che forma? Cioè vengono messi dei forti dazi doganali ai prodotti stranieri, d'accordo? Anche quelli che arrivano dall'Inghilterra. Così tutti gli americani sono praticamente costretti ad acquistare i prodotti interni. Chi produce ogni tipo di merci? Ovviamente soltanto il centro-nord. Il sud produce solo tabacco e poi vedremo cotone. Quindi attenzione, si mettono dazi sulle merci inglesi degli altri paesi per far vendere in tutti gli Stati Uniti le merci americane, d'accordo? Quindi per creare un grande mercato interno si favoriscono gli industriali del nord. Gli industriali del nord producono merci, queste merci devono essere acquistate da tutti gli americani, compresi quelli del sud, d'accordo? Scoraggiando quelli del sud di comprare le stesse merci, per esempio, dall'Inghilterra, perché viene messo un dazio. Questa è una cosa proprio sputata per favorire le industrie del nord. In questo modo, è chiaro, con i dazi di importazione si proteggono le industrie del nord dalla concorrenza delle merci straniere. Però al sud questo non conviene, perché al sud, il sud non è a favore del protezionismo, ma del libero commercio mondiale, perché il sud che fa? Il sud non produce merci industriali, non ha attrezzatura industriale. Il sud guadagna esportando tabacco, e poi il tabacco sarà sostituito, vedremo, dal cotone, verso l'Inghilterra, ottenendo in cambio dall'Inghilterra le merci inglesi a prezzi bassi, d'accordo? Quindi i dazi sfavoriscono il sud due volte. Primo perché loro hanno interesse ad esportare e quindi il protezionismo al posto del libero commercio potrebbe fare in modo che per esempio l'Inghilterra o altri stati, siccome gli Stati Uniti mettono dazi ai loro prodotti, anche l'Inghilterra e gli altri stati mettono dazi ai prodotti in arrivo dagli Stati Uniti, compreso il tabacco degli stati del sud. Ma poi gli stati del sud vengono gravemente penalizzati dal fatto di essere costretti
a comprare le merci delle industrie del nord, mentre per loro era molto più conveniente comprare quelle stesse merci di importazione dall'Inghilterra, capite, dalla Gran Bretagna, in cambio del tabacco e del cotone che il sud esportava in Gran Bretagna. Adesso mettono i dazi su quei prodotti e il sud è costretto a comprare gli stessi prodotti realizzati dalle industrie del nord degli Stati Uniti, che così si arricchiscono utilizzando i cittadini del sud come un bacino di consumatori. Non so se è chiaro, la politica di Hamilton è vergognosamente a favore del nord e dell'industrializzazione del nord e dello Stato centrale, perché un'industria all'epoca, uno Stato industriale, aveva bisogno di uno Stato centrale forte, che avesse una politica monetaria, fiscale, una politica di bilancio unica, d'accordo? E il Sud non aveva nessun interesse a questo. Peraltro Hamilton introduce addirittura il protezionismo quando gli Stati Uniti d'America si erano ribellati all'Inghilterra proprio perché non volevano il protezionismo, i dazi degli inglesi contro gli altri stati, vi ricordate? Quindi il compromesso tra nordisti e sudisti non regge. Thomas Jefferson a un certo punto dichiara Hamilton il suo maggior nemico, esce dal partito federalista e fonda un altro partito, un partito sudista che rompe l'unità iniziale dei protagonisti, dei padri della rivoluzione americana. Questo strappo di Jefferson, e poi cosa succederà nell'America, negli Stati Uniti, nei primi decenni dell'Ottocento, lo vedremo alla prossima lezione. Arrivederci.